Scusa, quando noi lasciamo questo corpo, il nostro spirito, la nostra No, anima, il nostro spirito è sbagliato. la nostra anima, No, è sbagliato. Noi non abbiamo uno spirito, noi siamo lo spirito. Abituatevi a ragionare in questo senso. ecco, Noi siamo lo spirito che ha un corpo, cioè io sono l'autista che ha una Opel, non sono la Opel che ha un autista. Quindi abituiamoci il perché nostro spirito, perché, scusa mm, Chiara, lo voglio, quel modo di ragionare è una manipolazione di Satana ho capito. che ci scinde dalla nostra reale essenza. Quindi noi non siamo un corpo che ha noi non abbiamo uno spirito, noi siamo lo spirito, noi abbiamo un corpo, Ecco, il nostro momentaneamente. spirito quando lascia questo corpo, Eh, dove va a finire? Esiste un altro no. mondo dove noi Tu siamo quando lasci questo collocati? corpo, non Ecco, il tuo spirito quando lasci. Il nostro spirito sei tu. eh, Quindi quando- tu quando lasci questo corpo c'è una scena molto bella, ah, questa ve la racconto. Il contattista italiano Giorgio Di Bitonto ecco. viene contattato negli anni Ottanta dallo stesso gruppo di esseri che contattò l'americano George Adamski. Solo che ad Adamski, essendo in tempi diciamo ancora prematuri e non avendo Adamski questa missione, si presentano come extraterrestri, ma erano gli angeli, cioè erano Raffaele, Gabriele, era sta gente qui. Invece a Di Bitonto gli dicono, si presentano con gli stessi nomi, Fircon, Rammu, Calna, Orton, che usava Adamski, ma gli dicono io sono Michele, io sono Raffaele, quello è, eccetera. Gli spiegano e si rivelano come angeli della Bibbia. E in un incontro gli fanno vedere, dice adesso ti facciamo vedere una cosa dentro l'astronave e proiettano una scena che è la morte di un essere umano. Di Bitonto chiede, dice ma cos'è una registrazione? No, dice sta accadendo adesso, noi la stiamo proiettando ma era una visione reale, cioè come se stesse accadendo lì. E si vede sta sala d'ospedale con sta persona malata, anziana, che sta per morire e intorno c'ha i suoi parenti tutti, no? Addolorati, chi piange, eccetera, eccetera. E a un certo punto Di Bitonto vede che questo signore muore, quindi i pianti, i parenti, e nel momento che muore subito dal corpo esce lo spirito, e ve ne escono i 21 grammi, e esce dal corpo, si mette in piedi ed è spiccicato uguale al corpo che sta sul letto. È spaesato, perché ovviamente nella sua vita aveva pensato sempre al corpo, e quindi un attimo sta lì e vede i parenti che piangono. Allora lui cerca di toccarli e di dire guardate che sono vivo, sto bene, anzi non soffro più. E però ci passa attraverso, il che lo sconcerta ancora di più. E mentre lì che non sa bene che pesci pigliare, nella stanza si apre una porta e incominciano ad arrivare i parenti e gli amici che erano morti prima di lui, ma sono tutti belli freschi, felici e giovani. Appena lui li vede, gioisce e li abbraccia, quindi la loro materia si tocca, non passano attraverso l'uno dell'altro, cioè quella materia è solidale, cioè si toccano, sono della stessa frequenza vibratoria, quindi si toccano, quindi si abbracciano, si fanno le feste e Di Bitonto vede scioccato che in questo breve frangente quel signore che aveva oltre 70 anni già era ringiovanito di quasi 40 anni, cioè la sua materia animica si riconforma e ringiovanisce e quindi quest'uomo appena morto ma già bello di nuovo ringiovanito se ne va tutto allegro e felice, si gira un'ultima volta e poi entra in questa porta che si richiude e se ne va con i suoi parenti e i suoi amici. Dice, vedi, questa è la morte che voi tanto temete. Ma ovviamente se noi siamo degli scimmioni ignoranti, come facciamo a prepararci a questo evento? Perché dopo, per coloro che nella vita hanno fatto cose molto brutte, chi ti viene a prendere sono i demoni, altro che i parenti e gli amici. Ti vengono a prendere i diavoli. Questo c'è nel film Ghost. Vedetevelo perché quella è la verità. Ti vengono a prendere i demoni e ti trascinano all'inferno, che ti piaccia o meno. Quindi questo mistero, questo velo di ignoranza assurda, allucinante, assolutamente inaccettabile che c'è su una condizione normalissima, si muore e si nasce tutti i santi giorni. Qual è sta
maligna ipnosi che non ci fa mai porre seriamente di fronte alla nostra morte e noi la evitiamo come se la morte fosse una malattia. Lo spirito, quando esce dal corpo, quando io uscirò da questo corpo, sai cosa farò, Chiara? Così. Minchia, è finita. Non ne potevo più. Perché lo spirito, se era cieco, vede. Se aveva handicap, esce sano. Se era muto, parla. Se era sordo, sente. La morte, Eugenio ci diceva, se l'uomo comprendesse che cos'è la morte, l'umanità si sparerebbe in testa in massa pur di arrivare subito lì, per quanto si sta bene, ma si sta bene solo se noi entriamo in armonia con la legge. Siccome Satana ha tessuto questa diabolica trama di inganno e di ipnosi che ci tiene fermi su un sacco di stronzate, visto che moriamo e lasciamo tutto, fino all'ultimo manco un centesimo che pesa poco ci portiamo via. E noi lì a costruire case, ville, conti in banca, 50 automobili, 40 biciclette. È una follia, è una follia. Noi, l'incarnazione è un breve momento della lunghissima vita che noi facciamo di là. Cioè la nostra condizione naturale non è questa. La reincarnazione è al contrario. Noi dobbiamo temere quando ci incarniamo, è la morte della nostra identità spirituale. La nostra vita è di là e quella vita è molto più reale di questa, è molto più vera, più viva. Non dobbiamo lavorare, non ci abbiamo bisogno di soldi, non ci ammaliamo, non sentiamo freddo, non sentiamo caldo. C'è una goduria, ma dobbiamo conformarci alla legge, se no la legge ci castiga. Perché è giusto, non perché dobbiamo essere puniti, ma perché quando noi violiamo la legge stiamo creando sofferenza alla creazione e ai nostri simili.